Buongiorno a tutti. Allora, siamo in località Campofelice. Lì in fondo ci sono le piste da sci e la gita di oggi è una di quelle che avrei voluto fare più spesso, ma che per vari motivi non sono riuscito a fare, ossia di fotografare la montagna in ambientazione invernale. Siamo ai primi di marzo, quindi siamo proprio agli scampoli dell'inverno, sebbene ci sia ancora un pochettino di neve, quindi il tema di oggi è appunto questo qui: esplorare quest'area dove peraltro ero già stato, e a tal proposito vi metto il link qui sopra del video dell'anno scorso, dove in realtà non avevo avuto l'opportunità di spaziare nell'area perché c'era una bufera di vento incredibile, e quindi mi ero limitato, diciamo, a gironzolare nella piana. Oggi invece l'intenzione era quello di fotografare l'alba, ma come potete vedere la copertura nuvolosa è pressoché totale, cosa che già sapevo ieri sera avendolo visto sulle previsioni, ma vediamo un po' se siamo fortunati e le nuvole lì, perché il sole nascerà lì dietro a quelle montagne, appunto, se le nuvole prenderanno un pochettino di colore. Diversamente farò comunque delle foto con questa copertura, che comunque è abbastanza drammatica e quindi può comunque dare un suo effetto positivo e drammatico alla fotografia. Certo, avrei potuto evitare di svegliarmi all'alba, ma comunque almeno godo della natura senza la presenza di altre persone. Peraltro il camper è lì dietro al camper c'è la strada, quindi sono proprio a bordo della strada. Comunque adesso aspettiamo l'alba, che avverrà fra una decina di minuti, e vediamo che cosa ci riserva. Allora, è l'alba, la situazione non è cambiata. Lì c'è un accenno piccolissimo di colore, vediamo un pochettino se migliora, oppure, come credo, il sole sorgerà e la situazione rimarrà questa. Quindi ho fatto un po' di foto così sparse nella vallata. Essendo una bella valle, ho fatto anche un paio di panoramiche, una molto larga che prende tutta quanta la vallata praticamente a 180 gradi e una un po' più stretta su quell'area in fondo della valle. Qui adesso aspetto un altro po', pochi minuti, vediamo se appunto se la luce migliora, anche se non credo. Se no poi mi sposterò e vedrò un pochettino che cosa fare. Un'opzione è andare in cima alla montagna e fare le foto da lì, con la seggiovia ovviamente, perché io non ce la faccio sicuramente a scalare quella montagna lì, e poi andare dall'altro versante attraversando il tunnel che porta verso Rocca di Mezzo e vedere cosa offre l'altra parte della valle, appunto la valle che è di fianco, la valle di Rocca di Mezzo. Quindi aspettiamo un altro pochino, le macchine cominciano ad affluire appunto per andare a sciare, sono le 7:30, quindi è gente molto, molto mattiniera. Comunque questo è quello che ci ha riservato quest'alba e ci vediamo tra poco. Bene, mi sono sbizzarrito un po' con il drone sulla valle e anche sulla montagna che sta qui dietro di me. Quindi adesso direi che la fase dell'alba è terminata, anche perché poi la luce è rimasta quella,
e vedo un po' cosa inventarmi per il proseguo della mattinata. Ci vediamo tra poco. Ho esplorato un po' tutta la zona, ho trovato due punti interessanti. Uno è questo. In pratica dalla strada principale che porta a Campo Felice c'è una deviazione che porta al valico Crocetta su una strada che poi passa per Casamaina e poi prosegue fino all'Aquila. Passando ho visto questo scorcio che mi piace tantissimo e quindi adesso lo esploro un pochettino per vedere se ci sono delle opportunità fotografiche, che sicuramente io ne vedo moltissime, a partire da queste formazioni rocciose davanti a me, va bene, a finire poi nella valle che c'è qui davanti con quella casa, quella costruzione in fondo che è davvero molto molto affascinante, con le montagne dietro. È veramente bella. Questo è un bello scorcio che sicuramente fotograferò. C'è pochissima neve, qualche chiazzetta di neve, però rende comunque l'ambientazione invernale. Non mi sono portato il treppiede, innanzitutto perché pesa, e poi perché dal mio punto di vista, a meno che uno non voglia fare una composizione molto precisa, con la luce che c'è non serve, va bene. In più io ho una macchina fotografica che ha sia il sensore sia la lente stabilizzata, quindi oggi va così, senza treppiede, meno peso possibile. L'idea della seggiovia è tramontata
perché c'è una valanga di sciatori e sinceramente non mi attirava molto. Vediamo come procede. Allora, qui sono sulla cima di una di quelle formazioni rocciose che abbiamo visto prima. Quello che ho ripreso è quella casetta dei pastori con quelle formazioni rocciose che ha sullo sfondo, che sono delle formazioni rocciose molto interessanti, perché hanno uno schema, va bene, sono sicuramente delle formazioni calcaree sedimentate, che nell'arco dei millenni, diciamo così, quando l'Appennino si è sollevato dal mare, si sono rotte e hanno assunto queste forme particolari. Quindi lì c'è uno schema, cioè io lì ci vedo uno schema, e quindi questo che mi interessava, no? Questo sfondo così particolare con questa casetta in primo piano. Dopodiché ho allargato un pochettino l'inquadratura e ho incluso anche queste rocce qui, va bene, con queste spaccature che peraltro formano delle linee che conducono fino alla casetta, appunto, e che fungono in questo caso da primo piano. Quindi il primo piano in una foto è stata la casetta, nella seconda foto sono queste rocce col cespuglio sempre subito di seguito. In questi casi qui si può procedere in due modi: o montare un grandangolo, piazzarsi sopra al primo piano, proprio a distanza molto ravvicinata, però che cosa succede? Che tutto ciò che è sullo sfondo poi diventa veramente piccolo, perché questo qui è l'effetto che fa il grandangolo, è quello di ingrandire a dismisura ciò che è in primo piano e rimpicciolire ciò che è sullo sfondo. Se invece si vuole dare le giuste proporzioni, bisogna allontanarsi, montare un teleobiettivo, zoomare sul primo piano, e quindi il teleobiettivo praticamente comprime tutto ciò che c'è dopo il primo piano, e quindi la foto appare così equilibrata, cioè le dimensioni sono corrette, perché appunto questo effetto compressione comprime un pochettino le distanze che ci sono tra il primo piano e lo sfondo. Allora, questa inquadratura qui invece ho voluto ritrarre quella piccola collinetta con l'alberello in cima, però includendo anche questo muretto di sassi che funziona intanto da contesto e poi anche come linea che conduce lo sguardo verso quella collinetta. Allora, in questi casi il problema qual è? Che il colore dell'alberello potrebbe perdersi nello sfondo. È vero che il colore non è proprio lo stesso, perché l'alberello è verde e lo sfondo è rossiccio.
però chiaramente siamo sulle stesse tonalità e quindi sarà difficile farlo risaltare. Io ci ho provato anche inquadrando l'alberello e aprendo molto il diaframma, quindi in modo tale da provare a mettere a fuoco l'alberello e sfocare tutto il resto, però diciamo che non so se ci sono riuscito, ecco. Poi vedremo in post produzione cosa sarà possibile fare. Allora, siamo nell'ultima location di oggi. Abbiamo questa casetta, questo rifugio per pastori, immagino, è veramente ridotta molto peggio di quello che sembra da qui. Però è un soggetto interessante anche perché in questa piana così piatta, diciamo così, è l'unico elemento di interesse secondo me, va bene? Perché non c'è molto altro. Però è interessante avere questo manufatto qui nella piana e soprattutto riprenderlo in questo contesto invernale. Anche in questo caso ho fatto più inquadrature, che adesso vi proporrò alcune di queste di seguito, così magari mi potete dire quale secondo voi è la più bella o quella che vi è piaciuta di più. Adesso faccio un giretto con il drone e poi ci sentiamo dopo.
Allora, se vedete questo video, così facciamo una citazione dei film di spionaggio, vuol dire che il tramonto non c'è stato, o meglio, che data la copertura nuvolosa che è veramente persistente e non si vedono spiragli, praticamente la luce non c'è stata. In questa valle, peraltro, i soggetti, diciamo così, da fotografare al tramonto non sono assolutamente interessanti, è la parte opposta della valle ed è il punto in cui siamo stati per l'alba. Quindi insomma il soggetto non sarebbe stato niente di che, ma soprattutto sarebbe stata la stessa luce di ora e anche quella che abbiamo avuto all'alba, quindi non aveva senso, diciamo così, non ha avuto senso procedere alle fotografie. Che dire della giornata di oggi? È stata una giornata incentrata alla comodità, sicuramente. Non mi sento ancora di camminare da solo e di avventurarmi in posti dove c'è neve, che non conosco, per cui soprattutto con questa neve di questa stagione qui che è molto infida e molto pericolosa. Tempo fa, e vi metto il link qui sopra, ho fatto una bellissima escursione a Campo Staffi, aveva appena nevicato, c'era tantissima neve fresca, e allora lì con le ciaspole e soprattutto seguendo un sentiero che era ben riconoscibile, tra l'altro con tanta gente, è stato possibile fare una bellissima escursione. In questo periodo invece non mi sono sentito di avventurarmi, per cui sono andato sul sicuro, quindi a Campo Felice, però mi ha dato l'opportunità di esplorare più punti del luogo, cosa che l'anno scorso non ho fatto, non ho avuto l'opportunità di fare. Mi sono quindi divertito, mi sono forzato, ecco, a trovare dei soggetti che fossero interessanti. Secondo me ci sono riuscito in parte, però lascio a voi giudicare. L'inverno è una delle stagioni più interessanti per la fotografia. Adesso quest'anno per vari motivi non sono riuscito a uscire come vorrei, purtroppo non facendolo di professione questo mestiere, chiaramente sono legato a tante cose, però sono contento perché comunque ho trovato un'ambientazione che mi soddisfa, anche questo cielo così plumbeo tutto sommato fa il mio gioco, e quindi sono contento di essere stato qui. Per cui se vi è piaciuto questo video mettete un like, mi fa molto piacere, commentate, fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima volta. Dimenticavo, un'altra particolarità dell'uscita di oggi è la totale assenza, come vedete alle mie spalle, del treppiede, a parte le foto scattate stamattina. Quindi è stata una uscita ricca di novità. Alla prossima!